non è una chitarra Gibson, non è una chitarra Fender. Raga, preparatevi, oggi vi porto l'ibrido perfetto. Ciao chitarristi, bentornati su Shape Your Tone. Sono Alessandro Bianchi e oggi voglio dimostrarvi che per una chitarra perfetta non dovete per forza spendere 3.000 euro. Anzi, bastano la metà della metà della metà della metà, forse qualche metà in meno. Se siete indecisi tra Fender e Gibson, questa è un'alternativa che unisce il top dei due mondi. Per questa ricerca mi hanno aiutato i ragazzi di Musical Store 2005. Parlando con loro di quanto mi piacciono le PRS, e chi mi segue su Instagram sa quanto mi piacciono le PRS, è saltata fuori questa chitarra, davvero interessantissima. E qualche volta anche un po' sottovalutata. Pronti? Arriva. È qui dentro. Adesso la apriamo. Eccola qua, la PRS SE Standard 24. Si tratta di uno strumento che costa relativamente poco, ma nonostante ciò le sue caratteristiche sono davvero quelle di una chitarra premium. Se ti ho già fatto salire la gas, ti vedo che sei già sul sito a guardare per comprarla, iscriviti al canale e attiva la campanellina, così resti aggiornato su tutte le chitarre che provo. Tutta la gas cosa vuoi fare? Lasciarla solo a me? No, prenditene un po' anche tu. Se questo video arriva almeno a 1000 like, giuro, faccio il confronto tra la Standard 24 e la Custom 24. Comunque, questa Standard diciamo che è una chitarra diversa rispetto alla Custom 24, più che altro per motivi estetici. Inoltre c'è anche un'altra caratteristica. Sulla Standard il top è in mogano, mentre sulla Custom il top è in acero. Questa cosa dovrebbe far risultare il suono un po' più squillante e aiutare la chitarra a bilanciarsi. Intendo l'acero per la Custom 24. La differenza estetica è anche quella sul top, visto che la Custom 24 ha un foglio di acero fiammato sopra il top in acero normale, con il solo scopo di far apparire la chitarra molto più bella. Direi obiettivo raggiunto. Ne voglio 832. Entrambe hanno il manico in acero e la tastiera in palissandro, fatta eccezione per alcune custom, quelle della serie con l'acero roasted. E per una chitarra che è in questa fascia di prezzo, avere il palissandro vero sulla tastiera è davvero un grandissimo pro. Anche le caratteristiche dell'elettronica sono praticamente le stesse. Su entrambi abbiamo il doppio humbucker, il volume, il tono e il selettore a 3 vie. Tutto unito al tono che ha un potenziometro push-pull per splittare i pick-up. Quest'ultimo in particolare ci permette di andare a splittare i pick-up in tutte e tre le posizioni. Entrambi i pick-up possono diventare dei single coil. Ad esempio, stai suonando una ritmica bella potente con l'humbucker al ponte, quindi così. Poi vuoi suonare una melodia con un single coil al manico. I passaggi sono questi, fai così. Il potenziometro giù con il selettore dei pick-up sul pick-up al ponte. E nel momento in cui devi cambiare ti basta dare un colpettino al selettore e passare al manico. E poi tirare su il potenziometro per splittarlo. In questo modo e praticamente all'istante il pick-up al manico suonerà come un single coil. Ok, un humbucker splittato non suona come un single coil autentico, ovvio, ma con una configurazione del genere può coprire tantissimi suoni. Quindi per quanto riguarda le sonorità direi che il punto più forte di questa chitarra è la versatilità. Top! Senza nulla togliere comunque al sound generale della chitarra. Tanta roba. Se sei agli inizi e sei indeciso se comprare una Fender o una Gibson in questa fascia di prezzo, fidati, compra questa. E se dopo che l'hai presa non sai cosa suonare, non ti preoccupare, è uscito il mio corso. Master de Solo. Ti insegno a suonare il tuo primo assolo di chitarra in meno di un'ora e ti spiego anche tutte le tecniche di base che ti serviranno da qui a per sempre per suonare tutti gli assoli di chitarra che ti troverai davanti. E sì, anche quando andrai a suonare gli assoli, quelli con la minore armonica metal sul palco dell'Ariston di Sanremo, perché sì, ci arriveremo. Ovviamente questo corso è valido anche per tutti quelli che vogliono entrare nel mondo della chitarra solista e non solo ai principianti. Per quanto riguarda la costruzione dello strumento, nulla da dire. Zero difetti, le finiture sono fatte davvero bene e i materiali sono di qualità. Ma è proprio la qualità costruttiva generale dello strumento che, confermo, è davvero alta. Così alta che si riflette in maniera davvero evidente anche sull'estetica della chitarra. Come su tutte le PRS, anche di fascia più alta è davvero impeccabile. A tal proposito c'è da dire che i ragazzi di Musical Store
2005 non sprecano neanche un centesimo della qualità di questi strumenti. Che si tratti di strumenti di fascia altissima, oppure chitarre entry level per principianti, sono sempre attentissimi con un sistema di controllo qualità interno. Tutto fatto da loro e persone davvero competenti. Questo foglio certifica che tutte le parti della chitarra sono in ottimo stato e non presentano nessun tipo di difetto. Questo certificato e questo controllo qualità non sostituisce assolutamente un setup fatto come si deve. Quindi mi raccomando, appena la chitarra ti arriva, fai un bel cambio corde. Un'altra cosa da non sottovalutare assolutamente su una chitarra è ovviamente la comodità. È vero, in queste cose ognuno ha la sua, ognuno si trova bene con la sua chitarra, ha i suoi gusti e bla bla bla. Ma ci sono anche dei dati oggettivi su cui basarci. Esempio, la Les Paul è molto sbilanciata da una parte, la SG al contrario è molto sbilanciata dall'altra. La Strato invece è molto comoda, però per molti è comunque scomoda perché non si trovano con la configurazione a 3 pickup. I motivi possono davvero essere 1000 e la cosa bella è che sono tutti e 1000 validi. Però quando una cosa è fatta bene bisogna saperlo riconoscere. In questo caso con questa chitarra abbiamo il meglio di entrambi i mondi. Tantissimi infatti dicono che la PRS sia l'incontro tra Fender e Gibson. Se anche tu pensi che questa affermazione sia davvero valida perché magari hai provato qualche PRS, scrivilo nei commenti. Secondo me lo è. Non dirmi che questa chitarra non ha personalità, Vengo lì e ti mangio. La chitarra è fatta di mogano, come le Gibson, ma non è assolutamente pesante e ingombrante come una Gibson, anzi, è molto leggera e maneggevole. Allo stesso tempo, sempre riguardo al mondo Gibson, il difetto della paletta inclinata, che è un po' debole, è stato eliminato. Si è deciso di adottare una soluzione ibrida tra Fender e Gibson, e questa cosa PRS l'ha azzeccata al 100%. La paletta non è inclinata così tanto come vediamo di solito sui modelli Gibson, e allo stesso tempo le dimensioni della paletta e la posizione delle meccaniche sono fatte per somigliare il più possibile al mondo Fender. Mi spiego. Le corde, oltre il capotasto, proseguono il più dritte possibili verso la meccanica, senza creare angoli per andare verso la meccanica come vediamo di solito sui modelli Gibson. Per cui, sì, possiamo dire tranquillamente che in questo caso è il meglio di Fender e il meglio di Gibson in un'unica paletta. Un'altra cosa che rende questa chitarra stracomoda e che è stata presa un po' dal mondo Fender è questa scavatura sul retro del body. Rende la chitarra molto più comoda da suonare. Dopo questa lunghissima introduzione e descrizione della chitarra è arrivato il momento di sentirla. Cerchiamo di coprire tutto quello che la chitarra ha da offrirci in ogni posizione dei pickup. Quindi sfruttiamo sia gli humbucker che i single coil con lo split, tutte le posizioni insomma. Partiamo da un clean, simulazione ampli Fender con la configurazione humbucker al manico. Ora l'attacco al mio HX Stomp, facciamo una bella carrellata di suoni e li commentiamo insieme. Come ci aspettavamo, il suono è quello classico dell'humbucker. Un bel suono caldo, corposo e conferma tutto quello che vi ho detto prima sulla sua qualità. Ora splittiamo i pick-up. Non riesco. Ora splittiamo i pick-up e vediamo come se la cava con un po' di funk. I pick-up splittati in questo caso funzionano davvero bene e questa cosa dimostra tantissimo come questa chitarra sia davvero versatile. E ancora ne hai di roba da sentire. Aggiungiamo un po' di gain ora e manteniamo comunque i pick-up splittati, quindi siamo in configurazione single coil e vediamo qual è il risultato. Ora saliamo di gain, manteniamo il single coil ma al ponte e vediamo come se la cava con qualche suono lead. Direi che questi pick-up splittati, oltre a darci un bel attacco sulle note suonate, ci danno anche un gran suono. Ora però schiacciamo il potenziometro, rimettiamo l'humbucker e saliamo decisamente con la distorsione.
Come ci aspettavamo, la chitarra è davvero cattiva. Mentre suoniamo sembra dirci spingi, più distorsione, di più! Non a caso le chitarre PRS sono molto usate nell'ambito del metal moderno. In questo tipo di musica i riff sono davvero cattivi, ma la melodia ha sempre e comunque la priorità. E per queste cose le chitarre PRS sono perfette. Sentiamo subito. Ovviamente ci sono anche un sacco di chitarristi non metal che utilizzano PRS. Direi che anche questa è una grande dimostrazione della versatilità di queste chitarre. Ad esempio, le abbiamo viste in mano a Santana, e per restare in Italia sono molto usate da professionisti come Luca Colombo. Con uno strumento così hai davvero tutti i suoni che ti servono. Va benissimo anche con quelli che hanno il gain molto basso. Senti un po'. Tra l'altro, John Mayer usa PRS. Infatti, PRS ha prodotto il modello signature di John Mayer, la Silver Sky. Prima o poi la portiamo sul canale, eh? Se saliamo un po' con il gain e mettiamo anche un po' di delay, come immaginate per i lead, questi humbucker sono una goduria. Se il suono di questa Standard 24 ti è piaciuto, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così resti aggiornato su tutte le chitarre che provo. E se vuoi restare aggiornato su tutti i miei videocorsi, visita il mio sito web. Come ti ho detto, ce n'è uno fresco. Ti lascio il link in descrizione. Ora, per concludere, facciamo una bella lista di pro e contro. Partiamo dai contro, che onestamente sono davvero pochi. Forse per esigenza di qualcuno, la versione uno step sopra può convenire di più, avendo il top in acero che va a bilanciare il suono. Quello del Mogano è davvero un po' scuretto. In più si tratta di chitarre davvero accattivanti, sono stupende. La cosa bella è che anche salendo di fascia il prezzo non cresce così tanto. Ma adesso veniamo ai pro di questa Standard 24. Prima di tutto la chitarra ha un prezzo davvero accessibile, è costruita molto bene e molto comoda da suonare. E ultimo, ma non per importanza, suona benissimo se pensiamo alla fascia di prezzo in cui si trova. Ecco spiegato perché questa chitarra è uno strumento premium per la qualità, ma accessibile a tutti. È l'ideale per chi si trova in quel momento in cui vuole comprare una chitarra nuova, ma ancora magari non sa quale scegliere. Con questa chitarra copri tutti i tipi di sonorità, non spendi molto e la qualità, beh, l'hai sentita. Insomma, questo strumento mette in seria difficoltà tutti i concorrenti nella fascia di prezzo. A proposito delle Custom 24, sarebbe davvero interessante riuscire a fare un video anche su quelle, così vediamo anche se la differenza di prezzo ha davvero senso. Dimmi nei commenti qui sotto quali sono secondo te le differenze tra la Standard 24 e la Custom 24. Bene raga, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Ci tengo a ringraziare i ragazzi di Musical Store 2005 per avermi mandato questa chitarra. Non ditelo troppo in giro, ma la volevo provare davvero da tantissimo tempo e finalmente grazie a loro ce l'ho fatta. Ora io vado a divertirmi e vi aspetto al prossimo video settimana prossima.